Quello sono io, mi chiamo Luca, ho 28 anni e mi trovo a Mosca durante uno dei viaggi più incredibili della mia vita, dall'Italia a Pechino senza prendere aerei. Un viaggio in cui è successo di tutto, tra cui scroccare il cibo da amici sconosciuti, diventare influencer per un giorno, accarezzare un riccio, fare il divulgatore scientifico e tante altre cose fighissime. O quasi. Ma come sono arrivato fino a qui? Quello sono sempre io e sono appena tornato da un viaggio straordinario. E no, non mi riferisco alla Transiberiana, ma al Cammino di Santiago de Compostela, un viaggio zaino in spalla attraverso la Spagna del Nord. Infatti è il 2015 e sono un neolaureato pieno di sogni e speranze per il futuro. E cosa fa una persona quando è piena di sogni? Fa una bella lista. Inizi a pensare a tutte quelle belle esperienze che vorresti vivere e i traguardi che vorresti raggiungere. Certo, ma certo. In poche parole, ai sogni che vorresti realizzare. E poi, dove la vorrai mai mettere quella lista? Facile, nel cassetto. Tanto c'è tempo. Oggi è proprio una bella giornata per realizzare i propri sogni, cioè prendere le calze. Sì, ma solo per poi iniziare a mettersi la cravatta. E partire per 1000 avventure. Oh, ma quali 1000 avventure? Io devo andare in ufficio. Vabbè, ma da domani cambia tutto. Quando sono demotivato, una delle cose da cui traggo maggiore ispirazione sono i film. Ci sono film che ti fanno vedere la vita da un'altra prospettiva e ti danno sempre qualche spunto interessante. Film come Into the Wild, L'attimo fuggente, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button, o come il mio film preferito in assoluto. Ah, Kung Fu Panda. Sì, avete capito bene. In pratica è la storia di un panda di nome Po con un grande sogno, quello di diventare un guerriero di Kung Fu. E attraverso una buona dose di perseveranza e anche un po' di fortuna, non solo ci riesce, ma viene scelto per diventare il guerriero dragone, che è l'unico ad avere accesso alla pergamena del drago, in grado di rivelare al suo possessore il segreto per diventare un guerriero invincibile. E il segreto è... su un secondo. Niente? Cioè è solo una pergamena vuota? Ma come ha fatto un panda in evidente sovrappeso a diventare un guerriero di Kung Fu? Ci dovrà essere qualcosa sotto. Dove abita questo Po? Antica Cina. Aspetta un secondo. È ora di parlare con il panda.
Per arrivare in Cina senza prendere aerei, bisogna attraversare mezza Europa fino ad arrivare a Mosca, dove prendere la ferrovia più lunga del mondo, la famosa Transiberiana. Arrivati al lago Baikal, deviare in Mongolia e raggiungere Pechino. E lì, finalmente, trovare Po, il panda, e scoprire il suo segreto. Così, dopo aver fatto qualche vaccino inutile e richiesto visti e permessi come se non ci fosse un domani, ero pronto per partire. Prima di partire annuncio il mio viaggio con un video in cui spiego la volontà di condividere questa avventura. Perché si sa, la felicità è reale solo quando viene condivisa. Così nasce il progetto Share the Happiness, che non è nient'altro che condividere la felicità, ma in inglese, si sa, fa tutto più figo. Ci vediamo a Pechino. Dopo aver tentato con scarsi risultati un trucco di magia, lascio Fogliezzo, il piccolo paesino dove abito, alla volta di Torino, per la prima tappa di questa incredibile avventura. Quello che ancora non sapete però è che il fatto di condividere la felicità è solo un mero stratagemma per fare questo. La prima tappa è questa, lo scrocco. È arrivato uno scroccone. Ciao! E sì, cari miei, Share the Happiness era tutta una farsa per scroccare dalle persone. Non riesco a uscire dal coso. E dopo aver messo a fuoco Vince e spaventato Corinna, Ma benvenuta! Sono già su due. ho scroccato un'ultima pizza prima di lasciare l'Italia. Non contento, rubo anche il titolo del video da questo cartellone, in cui Ins, che come mi chiamano gli amici, è stato messo nella parola transiberiana. Il mattino seguente era tempo di lasciare l'Italia, alla volta di Cracovia, in Polonia, e fare un sacco di chilometri in bus. Insomma, una vera e propria sbornia di chilometri. Qui si usa bere a dismisura, fino a che la cintura non mi faccia respirare ancora. Bere a dismisura, Salutati gli amici, attraverso la Svizzera per arrivare in Germania. non mi rega più. Dove due poliziotti tedeschi, evidentemente appena usciti dalla palestra, fermano il bus per dei controlli e dopo il loro benestare arriviamo a Monaco di Baviera. Sono solo passate 11 ore di pullman che sono passate abbastanza in fretta, cioè alla fine 11 ore, perché sì. Poi adesso mi manca ancora una fermata, però manca poco, dai, alla fine mancano ancora 13 ore. Forse avevo sottostimato la distanza tra Italia e Cina. Che si può non rischiare mai. Dopo una notte sul bus ed essermi risvegliato fresco come un fiorellino di campo, arrivo a Cracovia, dove noto fin da subito due loschi individui che mi aspettano. Loro sono Garro e Giuliana, una coppia di cari amici che vivono e lavorano a Cracovia. Passando dalla Polonia decido di andare a trovarli e visto che lo zaino è un po' pesante, da ora in poi Garro Sarà il mio Sherpa. andiamo a casa per scroccare, tanto per cambiare, la colazione e anche una maglietta pulita. E finalmente siamo pronti per visitare il centro di Cracovia. Attraverso la porta di San Floriano raggiungiamo la piazza del mercato, la più grande piazza medievale d'Europa, dove spiccano edifici come la torre del municipio e la magnifica basilica di Santa Maria. È domenica e la piazza è in festa. Ci sono balli di gruppo sulle note di una canzone tradizionale, ma anche soli di una certa qualità. Dopo tutte queste danze decidiamo di mangiare qualcosa. Il pranzo inizia con un cetriolo, che dalla Polonia in poi è un protagonista indiscusso, e il kompot, il punch analcolico polacco fatto con frutta disidratata. Mangiamo una buonissima tartare di carne e naturalmente non può mancare qualche alcolico da assaggiare. Nonostante quest'ape non sia molto d'accordo. Questo breve stop a Cracovia era finito e il giorno dopo era già tempo di saluti e pacche sulle spalle. La prossima fermata sarebbe stata la capitale polacca, Varsavia. Varsavia, al contrario di Cracovia, è stata quasi totalmente ricostruita a causa della guerra. Nonostante questo, la città ha un suo fascino.
ed oltre ad aver provato i tipici ravioli ripieni chiamati pieroghi, è qui che è capitata una cosa che ancora oggi non riesco a spiegarmi. Durante il mio viaggio ero solito girare con una fotocamera con il microfono e un gatto morto sopra, che non è nient'altro che un paravento per migliorare la qualità audio. Apparentemente questo particolare fa in modo che il suo utilizzatore venga visto come uno che sa il fatto suo. Ne consegue che il tuo ostello possa proporti di fare un video per loro e quindi diventare influencer per un giorno. E come Chiaretta Ferragni insegna, il video non poteva che iniziare con Hi guys, e con questo inizio non poteva che venirne fuori un video trash. I'm in Warsaw and I'm going to my hostel. Hi, Hi. I made a reservation for tonight. Okay, what's your name? Luca. Right, Luca, it's 12 zloty. Sure. But I don't have money right now. Can we do something instead? But you have video maker? Okay, but can we do something like hidden advertising? Ma la popolarità doveva aspettare, perché era arrivato il momento di prendere uno dei primi treni importanti di questo viaggio, un treno che mi avrebbe portato fuori dall'Europa, all'interno del territorio russo. Direzione? È ora di andare a Mosca. Sono a Varsavia, Zakhodnia. Stasera prenderò il treno per Mosca, quindi utilizzeremo i primi visti. Passerò da Bielorussia e arriverò in Russia appunto a Mosca. Speriamo che funzioni, no? Se no sono problemi. Il vero Luca del futuro. Vara, rotto! In coda per salire sul treno faccio il primo incontro con la Provodniz, che potremmo tradurre come una capocarrozza, infatti è presente in ogni vagone del treno ed oltre a controllare i biglietti controlla che tutto sia in regola e fidatevi che con loro tutto fila liscio. Controllato il biglietto salgo finalmente sul treno, dove mi rendo conto subito di due cose. Capisco perché sia stato il biglietto più costoso nonostante la tratta relativamente breve. Ma chi l'ha detto che la Transiberiana è da poveri? Cioè, a parte il bagno, vabbè, è un bagno di un treno. Però guardate che cosa c'è. Allora, praticamente c'è un bagno che è dall'altra parte e poi c'è un altro qua che ha questa roba qua e c'è una doccia. Cioè tu puoi farti la doccia in treno. Pazzesco sta roba. Tranquilli, non sono tutti così i treni, vero Luca? Questo è un fantastico bagno. Ecco, appunto. E poi che i russi sono molto più socievoli di quel che credevo, come Oleg Что мне говорить? Мама мия! e Anastasia. Привет, Италия. Что там хэппинс? La prima notte in treno ho dormito poco, non so perché. Sarà perché nel bel mezzo della notte hanno alzato il treno per cambiargli le ruote? Forse, ma chi può dirlo? Nella città di Brest il treno entra nel territorio russo, dove i binari hanno uno scartamento ridotto e quindi semplicemente il treno non c'entrerebbe. Così cambiano le ruote. Semplice, no? La mattina seguente i primi grattacieli significano solo una cosa: stiamo arrivando a Mosca. A Mosca Anastasia mi aiuta a comprare una scheda telefonica da Tele2. Tele2, perché pagare di più? Sì, proprio quella. Добро пожаловать в Россию! Passivo. Пожалуйста! E dopo averla salutata mi dirigo verso la periferia di Mosca, dove passerò la prima notte. Ormai sapete che la storia della condivisione è solo una scusa per scroccare, vero? E poteva mai essere diverso qui? Certo che no. Così mi ritrovo a guardare Gigi D'Alessio russo a casa di una sconosciuta.
Stranamente la cosa non sembra turbarmi troppo, anche perché me ne stavo spaparanzato sul divano. Qui sono ospite di Xenia, non ci conosciamo, ma ci siamo messi in contatto tramite Couchsurfing, un sito per la condivisione di un posto letto o appunto un divano, in pieno spirito di condivisione. Xenia, per esempio, ospita viaggiatori per praticare l'inglese. Per sdebitarmi potevo fare un'unica cosa. Però nel dubbio, sera ci facciamo una bella carbonara italiana. Che avevate capito. Con gli ingredienti russi. Che male non va. Abbiamo un vincitore, eh? Ho visto una signora prendere questi. Prenderò questi anch'io. Cose di dubbia qualità le abbiamo comprate. Proviamo a fare la carbonara. Ma dove sono i piatti? Nascosti. Oh, Bognizza. Trovato. Vieni. Un po' fumicato, va bene. Lo facciamo andare. Ma sembrava anche male. Ragazzi, queste guanciale doc. È veramente la morte civile. Questa è benzina. Cook this one a little bit inside here. It's not really light. Quite good, as usual. What? It is quite. What is good in Russian? Ravanist? No. Ravanist? No. A bit more. You do and write down. Okay, that's a lot. We can store it inside the fridge if it's too much. Very good. The other things to do is Ferragosto. Anzi, a casa. You see the result. Una bella carbonara. Carbonara is from Rome. Roma dish. You stay there? How do you say enjoy your meal? Buon appetito. Buon аппетита. По-русски. Русский. По-русски. Русский. Приятного аппетита. Русский. Приятного аппетита. Buon appetito. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Yes. Приятного аппетита. Okay. Very good. Yeah? You can No? Yeah, don't worry. You just go ahead. It's okay. Just stop recording because Italian will hate you so much. It's okay, you can do it. Okay. Viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. La strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Share the love, share the love, share the love, share the love. Ah, che bello essere in viaggio. Il giorno dopo saluto Xenia e decido di visitare il centro di Mosca. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano e che le stelle puoi guardarle solo da lontano? Ti aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto in... Sono in centro a Mosca. Sono appena uscito dal mio ostello che è in quell'edificio lì. Ora me ne vado in centro con Anastasia che mi farà da guida, una ragazza gentilissima che ho conosciuto in treno. Così vediamo un po' com'è questa Mosca, Zarosta, eccetera eccetera eccetera. Zoom. Che bella giornata di sole a Mosca. La gente mi guarda malissimo perché ho una fotocamera con il microfono peloso, non proprio inosservato.
caccaline, caccaline, cammaia, sanduiaghe da maline, cammaline, cammaia, caline, caccaline, caccaline, cammaia, sanduiaghe da maline, cammaline, cammaia. Parrinda, oscella, java, mio, nicevo, ignena, Giulia. Ma no, ma scusa, ma non hai neanche fatto vedere la Transiberiana, è il lago Baikal? Ma poi la Mongolia, ci vuoi mettere cosa è successo in Mongolia? E l'arrivo a Pechino? Ma poi soprattutto, ma qual è il segreto di sto panda? Guarda che se alla fine del video non me lo dici. Ecco, e adesso cosa dovremmo fare? Metterti mi piace? Scriverti un commentino? Iscriverci al tuo canale? Sì, stai fresco. Ehi tu? Sì, dico proprio a te laggiù. Guarda che ti ho visto che non hai ancora messo mi piace. Che aspetti? Condividi e iscriviti al canale. Ancora qua sei. Ma guarda sto pezzo di soggetto se mi deve far perdere tempo così. Figa, guarda sto Giargiara che fa i video. Pensa al fatturato, no?